One is sir. What is immigration? Immigration. Immigration? Yeah. From which country? What do you mean? From which country? I'm from Italy. Where is the immigration office? Nigeria. It's down there. There. Yeah. Morning. How you doing? Very good. And you? Fine. Is How it you doing? immigration here? Customs. Customs? Yeah. We need immigration. Far. Okay, Like far. next 10 minutes. 10 minutes. Yeah. Thank you. Have a good day. Have a good day. Dai. Ok ragazzuoli, siamo ufficialmente fuori dalla Nigeria e adesso qualche altro chilometrino poi siamo ufficialmente dentro il Camerun. Beh, giudicata dalla strada direi che è comprensibile che gli uffici immigrazione locale non si trovino alla frontiera, dal lato camerunense. Tanto questi salgono tranquillamente in 2 come se niente fosse, questi 3,5. Poi questi che salgono e scendono con queste motorette su queste strade in 3 non gli puoi manco dire beh ma io ho i bagagli, no, perché spesso si portano tipo un divano, 6 sacchi di grano da 50 kg l'uno, cioè è proprio una roba inspiegabile. E finora io ho visto una sola persona a terra, nel senso di caduta, una sola, quindi c'è tra l'altro. Dani sta per terra 2 volte a settimana, io rischio di andare per terra 2 volte a settimana. Questi io le leggi della fisica non gliene può spiegare di meno. Buongiorno. Venuto in camera, no? Pure fa attenzione a non schiacciare banane col sedere. Per esempio quando è così chiara la sabbia o quello che è la polvere, e così come resta abbagliata la videocamera, cosa che effetto che io lascio intenzionalmente, così vengono abbagliati i tuoi occhi, non si vede, cioè non si vedono le buche, i sassi, sembra tutto bianco, piatto,
esattamente come l'effetto che vedete nel video. Io potrei mitigare in qualche modo, ma poi non rispecchierebbe la realtà dei fatti, quindi quel bagliore credo che si definisca bruciatura certo tecnico, che è stato un errore, ma in realtà io lo lascio intenzionalmente per farvi capire che anche io vedo una ceppa. Abbiamo vabbè. No, abbiamo pure una lavata alle ruote. Questo era il primo fiume, super tranquillone. Ok, qui dovrebbe esserci qualcosa di simile all'ufficio immigrazione. Ci siamo fermati lì prima, il tizio ci ha fatto aspettare mentre faceva altre cose, poi ha detto no, sì, qui è la dogana, ma voi dovete andare dall'altra parte. Grazie. Cascassi il ditino pure a te. Insieme a quelli che danno fuoco. Vai! Ok ragazzuoli, benvenuti quasi ufficialmente in Camerun. Perché quasi ufficialmente? Perché non ci abbiamo capito niente. Allora qua praticamente non ci hanno messo il timbro sul passaporto, perché a quanto pare questa frontiera dal Covid non è mai stata riaperta ufficialmente, cioè ci si passa, non c'è nessun problema, però ufficialmente non è aperta, quindi ufficialmente loro non possono mettere il timbro, che è cosa curiosa, tant'è. E quindi pare che questo timbro famoso lo dovremmo mettere a Yaoundé, che è la capitale. Tanto io ci devo passare comunque per fare il visto del Congo e del Gabon. Che cos'è qui? Soluzione temporanea. Eccoci. E anche passavanto carnet non abbiamo potuto fare qui, lo dobbiamo fare però a Bagno, che è la cittadina dove stiamo andando adesso. Io devo decidere un attimino che cosa fare, perché ho il carnet passaggio che mi scade circa a metà marzo, adesso siamo a metà gennaio, e per cercare di rinnovarlo e farmi spedire uno nuovo devo chiudere tutti i timbri. Quindi attualmente sto a posto perché sono uscito dalla Nigeria, a posto così. Devo capire un attimino se mi conviene mettere il timbro ingresso qui in Camerun, cercando poi di uscire prima di richiedere il nuovo carnet, oppure se mi conviene pagare il passavant e fare con quello. Vediamo un attimino pure quanto costa il passavant. Se costa un po' di spicci sicuramente conviene farlo. Cos'è che mi ha toccato la gamba? Qui
quindi alla fine insomma sono stati dei pezzi veramente molto impegnativi e alcuni ce ne saranno anche adesso, però per quello che mi aspettavo, da quello che avevo letto e visto, è andata di lusso. Adesso è l'1:20, abbiamo già sbrigato quasi tutte le pratiche e siamo in Camerun. Mancano 30-35 km, dovrebbero essere un paio d'ore, 35 km 2 ore, un po' l'idea della situazione, e quindi insomma arriveremo, poi esagerare alle 4, abbiamo pure il tempo di rilassarci, birretta, doppissimo, a saperlo mi fermavo qualche decina di minuti in più nei punti belli a fare qualche bella ripresa col drone, però tanto queste cose le sai solo dopo, che tra non fare una ripresa col drone e arrivare di notte sono stata così, direi che la scelta è abbastanza scontata. Quindi qua hanno fatto il ponticello, fantastico, quindi un fiume in meno da attraversare. Che sarebbe stato? No, vabbè. Vabbè, no, che stagione secca, super tranquillone. Guarda Teo, pure le mucche ci si mettono.
sull'anteriore, non so come l'ho ripreso. Quei pezzi con 5 cm di polvere bisogna stare super in campana. Hello. Bonsoir, monsieur. Bonjour, sir. Comment vous allez? How are you? Bien, bien. Français? English? English, please. Yes. Why, the non-commissioned officer, Big Quiz, that's my name. I'm working at the brigade by the gendarmerie. Okay. So I would like to identify you and to know where you people are from and where you people are going to. We are coming from Nigeria and we are going to Banyo. To Banyo? Yeah. Are you going to Ngaoundéré up or you are going towards Yaoundé? We don't really know because we just entered, so we need to plan for the next days. So that means you will sleep in Banyo first. Yeah, sure. All right. So I would like to have your passport. Yeah, sure. I was enjoying so much this part. How's the road? This part is beautiful. We were enjoying it so much. The Nigerian side, less. It's okay. Please, I will take a picture of it and then I send it back. Welcome to Cameroon. Thank you so much. Stay while you be there. Thank you so much. Welcome. I can't wait to try the food of Cameroon. Yeah. Surely, well, you are in part of the northern part, so you might easily get fufu, things like. I Okay. don't too much know the specialty here, but I'm from the south, so I just work here. Okay. So, What is the specialty in the south? What do you recommend? oh, if I should recommend you something, I will recommend you okok Okay. and bobolo. If you are going towards Yaoundé, if you go towards Yaoundé, then I will advise you to taste it, have a bite of it. Okay, That's our best. thank you. Thank For you so me, much. That's my Yeah, best. clear. Many dishes, but that's my best. That's my favorite. Thank you so much. Wish you a good day. The first stop in the Douane, and then the hotel. Customs. You know, I speak French. Siamo stati grandiosi, sono le 2. Ci hanno detto che ci avremmo messo 2 ore per arrivare a Bagno. Ci abbiamo messo mezz'ora praticamente, abbiamo fatto le fiamme. Pezzo iniziale bruttarello, poi è cominciata questa strada ben messa, scivolosetta, ma insomma proprio le fiamme, ecco, esattamente le fiamme. For internet. You want to activate it for 1 month now, or for 7 days? For 1 month, or for 7 days, or 24 hours? Let's see 7 days. 7 days. Cada vez parece que la primera vez que hacen algo. I've seen this one is 30 gigabyte. You know, 30 gigabyte now, and it's 10,000. 8,000 is 9.2 gigabyte. this is orange. Yeah, this one is orange that Orange. he was looking to, but even MTN is having the same. But if it is concerning network, Okay, let's do in this zone now, let's do like this, my friend. Let's forget for a moment that you work for that. For us, we are traveling all around Cameroon. yes, I So know. for us, if
we don't have connection is very bad. Yeah. So think that we are friends. Yeah. This one We is are not better. You should take this one. Take this Orange. one. Yeah. Better orange. Yeah. Better coverage. Yeah, it's the coverage bed. So you want to buy this one, and then they should make the 30 giga inside. Yeah. This one is 11,000. 11,000. Perfect. That's For me, the it's okay. This is my number. Yes. Okay. So on. Do you want one? Yeah. No. Ikaw fama mi consigliare buona hollata già mai? Ok, è stato più facile del, beh, non del previsto, ma di altre situazioni. Ho messo una ventina di minuti, abbiamo preso, io ho preso una SIM card Orange, ho caricato 30 giga, che però in realtà sono 1 giga al giorno per un mese, e ho pagato 1.000 franchi la SIM card, quindi 1,50 € e 10.000 franchi per 30 giga, quindi 15 euro per 30 giga. Adesso 2,5 km circa per albergo e poi speriamo birretta. Ho sentito fin troppi imam cantare, spero che non siamo in zona troppo musulmana, che in Nigeria per esempio, dove era troppo musulmana, non si beveva. Au revoir, merci beaucoup. Fantastico, siamo a cavallissimo, abbiamo preso il passavant, quindi l'autorizzazione, diciamo l'importazione temporanea del veicolo, della moto in questo caso, gratis, fantastico, quando le cose sono gratis io proprio benissimo. Hanno detto lo possiamo fare per un mese o per 2, ma è gratis, sì, fai 2, fai 6 mesi, fai proprio passavant a schiovere, quindi sono riuscito a non usare il cane di passaggio, che in questo caso forse non è neanche indispensabile, però se l'opzione è una roba gratuita, anche se abbiamo dovuto aspettare una buona mezz'ora, perché poi fanno come al solito, no? Cioè hanno inserito i dati nel computer parolone, hanno usato Word per scrivere i dati sul foglio che poi hanno stampato. E poi non è che ci sai, la roba, i dati ce l'ho sul computer, si poi i ragazzi che vengono dalla Nigeria impolverati e sudati li mandiamo a farsi una doccia, e noi che non abbiamo una ceppa da fare, dopo con i dati che ci stanno sul computer completiamo il librone, invece no, stampato, timbrato, fa tutto quanto, poi con i fogli stampati e timbrati a manina, mentre noi aspettavamo di fuori, a scrivere sul mitico librone di dati. Quindi praticamente ci abbiamo messo meno tempo dalla frontiera a qui, nonostante la stradaccia, che a fare il passavant. Ma non è la prima volta, è sempre così. Guarda, una scena meravigliosa che non ho strillato solo perché con gli ufficiali senza meglio evitare. Ero in Guinea, mi fermano a un posto di dogana in mezzo a non si sa dove, e vabbè, mezz'ora lì a fare le richine sul foglio, tutto preciso, che quando ci sono da scrivere cose sui fogli gli africani sono peggio degli svizzeri, e scrive tutti i dati del passaporto, e poi come al solito il passaporto mi sembra non l'hanno mai visto in vita loro, quindi ci mettono una settimana solo a capire il verso. Scrive tutto quanto, riempie tutto quanto, e poi che fa? Fa la foto del passaporto. Io quando ho fatto la foto del passaporto sono impazzito. Cioè, ma se devi fare la foto del passaporto, falla, trolla che ti è venuta giusto per scrupolo, ma mandami via. No, 40 minuti aspettare l'amanuense che scriveva e poi fa la foto. Benvenuti in Cameron, fanciulli. Vabbè, ci pensate. Ok, finora primo approccio così, prima impressione con le persone molto positivo, tutti molto carini, anche una leggera sovrabbondanza di inglese rispetto alle aspettative, che per uno che parla francese come Totò è una cosa eccezionale.
scrittura dell'asfalto, ragazzi, mi commuovo, ho i lacrimoni agli occhi, li potete vedere che ci ho occhiali, ma sto piangendo. Due. Asfalto che lasceremo dopo 8 metri, quindi lacrimoni che da gioia si trasformeranno in tristezza e affrantumento. E non sia mai ci facciamo l'abitudine. Il trattoretto oggi si è comportato bene, in sospensioni anteriori lo stanno per nulla bene, nonostante che non perdano olio, ma secondo me un po' le molle si sono ammosciate, un po' probabilmente l'olio che mi hanno messo nei vari cambi è olio dei semi, non olio specifico per porcelle, quindi vado a pacco con una facilità impressionante. E quando ci sono stradacce brutte con grosse buche, sassi eccetera eccetera, con la motocarica è veramente... che dobbiamo passare qua? Oh. Anzi, brutto. Ma fino all'ultimo ci dovete far soffrire. Dream Hotel. E qua. Thank you. Do you speak English? Yeah. Great. Wonderful. E vabbè ragazzuoli, mi si è scaricata la batteria di questo, quindi ci aggiorniamo dopo. Fanciulli, abbiamo trovato le camere, faccio vedere il volo, aspetta che riesco, però che è abbastanza piccola. Lettino. Non ci sono pentole né aria condizionata, niente, una ceppa, c'è solo l'armadietto, tavolino, inoltre televisione, il bagno con la tavoletta, lavandino a carta igienica semi usata, specchio che non è scontato e c'è una doccia, probabilmente anche con l'acqua calda, che non sarebbe una cattiva cosa. Ok, qui stiamo pagando 12.000, ma ci ha fatto lo sconto 10.000 che sono 15 euro. Non economicissimo, ma decoroso. Oggi giornata pazzesca, veramente me la sono goduta tantissimo, siamo stati grandiosi, siamo svegliati all'alba, siamo partiti alle 7 in punto e adesso sono le 4:15, quindi tra una cosa e l'altra ci abbiamo messo 9 ore? Sì, 9 ore. Après.